Esiste una formula per improvvisare una linea di basso con cui non si sbaglia mai? Esiste un modo per scrivere un giro di basso che funzioni al 100% qualunque cosa stia suonando? Ma soprattutto, da dove inizio a seguire col basso un giro di accordi se non ho assolutamente idea di che cosa devo fare? La risposta a questi tre quesiti sta in un'unica parola, anzi, in un'unica nota: la quinta. Hey Basswalkers, ben ritrovati, sono sempre Davide e oggi, come avrete intuito, voglio parlarvi di un modo di accompagnare, di scrivere linee di basso che funziona a menadito da ormai credo più di 70 anni e probabilmente anche oltre. Tutti ci siamo trovati prima o poi nella situazione in cui dovevamo inventarci una linea di basso, vuoi perché ci proponevano un brano in sala prove che non sapevamo manco che esistesse, piuttosto che perché magari uno degli elementi della band, particolarmente ispirato, ci dicesse ho fatto un brano, ecco, ho scritto una canzone, dai fammi subito il giro di basso. Ecco, ne abbiamo già parlato tante volte, ma oggi voglio darti una piccola soluzione, un piccolo trucchetto che può funzionare. Attenzione, cose che può fare tranquillamente anche chi è alle prime armi, non stiamo parlando assolutamente di niente di complicato, diciamo qualche ideuzza che magari a volte ci sfugge proprio per abitudine a fare tutt'altro, ma in realtà potrebbe essere una delle prime cose da tenere in considerazione. La chiamerei un po' la nota d'emergenza, quella che quando non so che cosa fare la tiro fuori e magari funziona, anzi spesso funziona. E che nota è? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della quinta. Allora, breve briefing, breve ripasso di teoria. Sapete tutti che cosa sono gli intervalli? Se non lo sapete c'è un video che vi linko qua sopra che feci ormai credo 4-5 anni fa, comunque molto vecchio, ma che credo possa esserti utile ancora oggi se non sai di che cosa stiamo parlando. Vado veramente a stringere proprio per tutti, per chi non dovesse neanche avere una vaga idea di quello che sto dicendo. Parliamo di quinta quando in realtà parliamo più in generale di intervalli, ovvero di distanza che ci può essere in altezza tra due note. Si misurano in questo modo. Quindi tra Do e Sol dico che c'è una quinta. Perché? Do, Re, Mi, Fa, Sol. Tra Do e Mi allo stesso modo ci sarà una terza. Un'altra quinta potrebbe essere tra Re e La. Re, Mi, Fa, Sol, La. E via dicendo. Quindi questo è fondamentalmente il concetto di quinta. Da un punto di vista bassistico, perché è quello che poi ci serve, l'intervallo di quinta lo suono proprio seguendo una specifica geometria, diciamo così, sulla tastiera. Se questo è il Do, la sua quinta, ovvero il Sol, come dicevamo prima, è questa nota, guarda. Abbiamo praticamente una nota, in questo caso il Do preso al terzo tasto della terza corda, il Sol, ovvero la sua quinta, è due tasti avanti sulla corda sotto. E questo vale sempre per tutta la tastiera. Prima ancora di sapere che note sono, io ti posso dire che questa è una nota e questa è la sua quinta. In questo caso questo in realtà è un Mi bemolle, questo è il Si bemolle, che è la sua quinta. La sua quinta sarà qui. Sol, questa è la sua quinta, ok? Quindi in questo modo ho individuato dov'è la quinta. Attenzione che c'è un'alternativa, nel senso che io posso suonare una nota e la sua quinta, anziché prenderla in alto, posso trovarla anche in basso. Cosa vuol dire? Che invece di suonare per esempio Do e questo Sol, in alternativa io posso suonare il Do e questo Sol. È sempre la quinta Do Sol, ma la prendo all'ottava sotto. Questa cosa mi permette nei miei accompagnamenti che utilizzeranno queste due note di dare un minimo di varietà. Io potrò suonare magari Do con il Sol, poi vado alla nota successiva che potrebbe essere un Re e potrò pensare di suonare il La, la sua quinta, un'ottava sotto in questo modo. Ora, accompagnare un brano utilizzando le quinte non è certo l'ultima novità del momento, fa parte di tutto un background di musica popolare, di musica etnica, chiamatela come volete, la musica di tutto il mondo può essere accompagnata sfruttando la formula tonica e quinta. Parliamo veramente della qualunque. Possiamo cominciare con il classico valzer e mazurka dell'orchestra di Liscio, la tanto bistrattata musica balcanica, il sirtaki greco, la musica country e la tanto elitaria bossa nova o tutta la musica latinoamericana. Ma attenzione, perché questa versatilità è di sicuro anche il punto di forza di questa formula. Potrebbe essere infatti un'ottima alternativa al classico accompagnare
sempre tutto in ottavi la prima volta che ascolto in brano, o se ho una ballad basta suonare sempre il classico pum 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 sulla tonica. E che ballad! Ci sono in realtà parecchi brani che io considero dei veri e propri capolavori che hanno sviluppato delle linee di basso proprio con questa formula, magari non pari pari, però comunque si passa dalla quinta. Guarda, ti faccio sentire degli esempi così capiamo meglio subito. Vedi che di cose interessanti ce ne sono tantissime, hai capito come si può utilizzare, come dovresti provare, pensare di utilizzare la quinta per dare qualcosa di diverso e sempre funzionale alle tue linee di basso. Attenzione, ti faccio sentire un'altra cosa adesso. L'hai riconosciuta? Dai, credo proprio di sì. Allora, in questo caso che cosa ho fatto? O meglio, non l'ho fatto io l'ho solo imitato. Cosa ha fatto il buon Steve? Lui praticamente, arpeggiando, va a suonare la tonica, l'ottava e, guarda caso, la quinta. 3 note che poi in realtà sono 2. Il fatto di aggiungere l'ottava quando voglio suonare una quinta è una cosa che si fa spessissimo e che è un'ottima alternativa all'utilizzo classico di tonica e quinta. Quindi un'altra, diciamo così, variabile che possiamo inserire per andare a creare delle linee di basso che appunto non siano sempre solo sulla stessa nota. Ci sono tantissimi esempi, ovviamente ti ho fatto quello degli Iron Maiden perché è la prima cosa che viene in mente a tutti, soprattutto per come le usa Steve Harris. A volte le suona proprio a modo di accordi, in altri casi appunto le arpeggia, ma non è raro trovare sia nel loro repertorio che in tanti altri rock e metal proprio l'alternanza di queste 3 note. Un esempio di un giro che io considero meraviglioso di basso è quello di Hotel California degli Eagles. In questo caso lui cosa fa? Segue la progressione degli accordi e per ognuno di questi accordi va a mettere la tonica, la quinta e l'ottava con questa ritmica particolare che si incastra perfettamente con gli arpeggi delle chitarre, con il ritmo di batteria. Bene, quindi spero di averti convinto in qualche modo a provare questa strada, spero più che altro di averti dato un input per andare ad ascoltare in modo più attento e analitico i brani che vai a studiare e cercare magari qualche strada diversa quando vai a creare delle linee di basso per la prima volta per un brano che ti può essere utile. E questo è semplicemente uno spunto, ripeto, sicuramente l'avrai già adottato, magari non te ne sei accorto, magari non lo sapevi. Questa è la cosa importante, analizzare quello che stiamo facendo per capirlo e per riutilizzarlo, il materiale nuovo che andiamo a imparare. Questo è un po' lo scopo di questo video e di altri che farò in seguito. E a tal proposito spero che ti sia piaciuto questo video e ti chiedo come sempre, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale, di venire a trovarmi sul sito davidemartini.com dove trovi tutti i miei videocorsi, di seguirmi come al solito su tutti i social possibili e immaginabili sui quali mi trovi e se non te ne frega niente sui social, dico sempre, puoi venire a trovarmi anche a casa mia. Anche per oggi è tutto, ti saluto, ciao ciao!